Maurizio, io magari chiederei a te di introdurre un po' la parte sui risultati di processo per poi passare nuovamente la palla alla, alla professoressa. In realtà mi avete già parlato in Mm. maniera abbastanza esplicita ed evidente, però insomma sarebbe interessante per chi ci ascolta e per chi ci segue anche approfondire e iniziare ad approfondire un po' di più i No, potenziali. sai Francesco, avere, diciamo, come ci stava spiegando la professoressa Girardelli, un impianto preciso di rilevazione aiuta tantissimo a capire poi che tipo di informazioni di ritorno io devo dare agli allievi perché loro si migliorino nelle competenze esecutive, tecnico-professionali, eccetera. Questo aiuta molto perché ti permette di dare valore a ciò che devi guardare, no? A ciò su cui devi prestare attenzione. E, secondo me è un approccio interessantissimo questo di capire un processo a partire da indicatori e sono emerse due cose molto interessanti, no? E la capacità di aggiustarsi, la professoressa ha parlato di problem solving, no? Anche se, come dire, esula dalla checklist, ma suppongo che c'è un'area di commento aperto in cui, insomma, un tutor, un osservatore dice, ok, questa cosa l'ha fatta male, però ha cercato di compensare l'errore. E dentro la questione del processo, come faceva notare la professoressa, entrano anche componenti personali, disposizioni, le cosiddette, diciamo, abilità socio-emotive, socio-relazionali, e ci sono tre aspetti, e questo mi ha molto colpito, cioè come se le aziende, probabilmente il settore in cui opera la professoressa, non chiedessero tanto competenza tecnica esecutiva, ma approcci, atteggiamenti, tenuta, capacità, come dire, di portare avanti capacità comunicative, entrare in relazione e così via. Questo, diciamo, mi ha molto colpito questo aspetto qui. E poi sottolineare due cose interessanti, no? È come se nella triangolazione allievo, azienda, istituto, è come se, almeno nel settore su cui lavora la professoressa Girardelli, ci si fosse divisi implicitamente o esplicitamente i compiti, no? L'istituto formativo è concentrato sugli indicatori di processo, l'azienda guarda al risultato finale. Io, questo è, come dire, un dialogo che voglio fare anche con la professoressa e con te, Francesco, no? Si dice che ad un certo punto qualcuno dovrà dire se questa allieva, questo allievo ha sviluppato un certo grado di competenza. Ok? E io penso che le evidenze concrete si possono. La domanda è: le evidenze di questa competenza pendono più sul lato del processo, gli indicatori, o sul lato del prodotto, no? Quante lavorazioni fatte a regola d'arte il tutor aziendale dice, come dire, approva o valida o dice, insomma, sono state eseguite a regola d'arte, quindi per me hai raggiunto un livello di competenza determinato e valido questo livello di competenza. Cioè, alla fine, come dire, per fare un po' un bilancio di tutto il percorso, si guarda più al modo con cui è arrivato l'allievo o a che cosa ha realizzato l'allievo, o si ponderano i due punti di vista? Beh, allora, noi come centro abbiamo strutturato una tipologia di valutazione che sottoponiamo e poi assieme andiamo a compilare con il tutor aziendale a fine percorso, che è fatta più di indicatori di processo. E quindi in questa fase noi però accompagniamo un po' i tutor aziendali nel completamento, perché è una fase anche delicata, perché è una valutazione che poi ha una ricaduta molto importante nel punteggio di ammissione, quindi insomma, e poi perché è a conclusione di un percorso che è durato circa 9 mesi, se non un anno, insomma.
l'azienda tende, come dicevo prima, a valutare più, a fare più una valutazione di prodotto, cioè quanto questo allievo mi è stato, come dire, questo apprendista mi è stato utile nel realizzare determinati servizi, nel comprendere, non tutte le aziende, perché diciamo che nelle aziende un pochino più strutturate ci sono dei percorsi ben codificati anche per la formazione, e quindi è facile che ad obiettivo poi ci siano degli step di crescita, e quindi qui c'è una sorta anche di valutazione di processo. Però tendenzialmente, senza voler generalizzare, le aziende tendono a dare più una valutazione di prodotto. Ecco. Io credo che questa continua relazione, tutor aziendale, tutor scolastico, poi insomma in qualche modo farà anche, come dire, farà educazione anche per quanto riguarda insomma formazione anche un po' a questo scambio ai tutor aziendali. Ecco, è chiaro che siamo ancora un pochino agli esordi per quanto riguarda insomma l'apprendistato duale, e quindi la valutazione risulta essere un tema sempre abbastanza difficile. Non mi sentirei oggi di lasciarla solo al tutor aziendale. Ma infatti, se posso aggiungere, ecco, io concordo completamente con quello che ha detto la professoressa, che a un certo punto ha utilizzato anche la parola educazione, no? A un certo punto, Sì, non che è... ha un suo peso effettivamente, e che dovrebbe averlo da un certo punto di vista, nel senso che quando pensiamo alla parte un po' più, chiamiamola così, trasversale, delle competenze dei nostri giovani in genere, nello specifico poi degli apprendisti, a volte magari siamo un po' distratti dal fatto che queste non sono tanto competenze, ma un modo che loro hanno di essere, che quindi in parte siano già formati e siano immodificabili. In realtà poi sappiamo che non solo attraverso l'esperienza scolastica, ma anche e soprattutto l'esperienza di lavoro, sono ampi spazi per trasformare questa esperienza in un'educazione che può avere un impatto anche sullo sviluppo di questa parte un po' più così trasversale. Forse questo ha anche un peso maggiore percepito da parte delle aziende a riguardo, che magari lo percepiscono come un carico che non è forse all'interno della loro missione, che però necessariamente poi lo deve diventare, anche perché tutte le indagini ci dicono, ogni tanto le sentiamo, che le aziende in prevalenza poi vanno a cercare in entrata soprattutto dei ragazzi, per quanto riguarda le competenze richieste, soprattutto la parte trasversale, non tanto quella tecnica, quindi significa che un'importanza comunque c'è, la vedono, la intuiscono, ma forse ancora c'è un discorso di complessità nella parte un po' più educativa, intesa nel senso più generale del termine. No, è interessante l'approccio di cui ci parlava la professoressa Girardelli, no? In questo caso, diciamo, la triangolazione tra apprendista, tutor aziendale e tutor formativo, e questo rapporto è mediato da un dialogo sostenuto da una, secondo me, significativa attività di raccolta dati, di osservazione strutturata e semistrutturata. E in altre esperienze, professoressa, invece questo dialogo è molto più basato sulla parola e il confronto comunicativo, cioè ci sono diversi modi di entrare nei temi specifici della valutazione. In alcuni casi, diciamo, si fa una valutazione dialogata, si cerca di capire quali sono gli ostacoli, quali cose stanno andando bene, e si definiscono step successivi per andare avanti, per aiutare l'allievo ad andare avanti a concludere l'allieva. In questo caso invece, diciamo, ci sono dei precisi riferimenti attorno ai quali si organizza l'informazione di cui parlare, ma c'è anche una visione dei limiti e delle possibilità di ciascuno attore, ok? La consapevolezza che un'azienda guarda ai risultati e a questi aspetti trasversali, un istituto formativo guarda al percorso e quindi alla messa a punto di tutta una serie di elementi di qualità che ti permettono poi di sviluppare una competenza e gli stati di crescita di quella competenza. Sì. E un altro elemento che mi ha molto colpito è che comunque le aziende devono essere aiutate, devono essere seguite e sostenute nel fare valutazione, perché non dimentichiamo, questo poi ha un peso, quindi la valutazione che si fa nel duale
è altamente significativa, è altamente rilevante da un punto di vista personale, perché poi da questo suppongo dipenda il voto di ammissione all'esame finale, giusto? E allora, insomma, bisogna concordare bene cosa valutare e come mitigare le eventuali valutazioni di parte. Sì, noi, come dicevo prima, abbiamo strutturato una tipologia di valutazione che comprende delle aree che sono appunto delle aree più relazionali, comunicative, quindi che fanno parte anche degli atteggiamenti, dei comportamenti, perché appunto l'allievo rimane circa 9 mesi, se non un anno in azienda. La parte più delle abilità tecniche, quelle che sono state poi implementate nel corso dell'anno, quindi anche una crescita, perché poi la Provincia Autonoma di Trento ha anche questo piano formativo che viene dato alle aziende e che funge anche da traccia per le aziende, quindi che cosa alla fine di quel percorso l'allievo deve aver appreso anche in termini di abilità. E quindi abbiamo queste due grandi aree e sulle quali insomma ruota la valutazione. E sono anche, è un modello anche, come dire, importante di valutazione, in quanto poi viene restituito all'allievo, quindi a fine percorso c'è un confronto, viene sottoposto all'allievo in termini proprio di restituzione, anche per, come dire, renderlo consapevole di quelli che sono stati di quello che è stato un percorso anche di crescita e personale, ma anche di acquisizioni di abilità, perché sappiamo insomma che appunto la competenza si compone di questi tre grandi elementi, no? Che è il saper fare, il sapere e il saper essere. Ecco, anche poi i contenuti che sono stati come dire, trasmessi dalle aziende, perché c'è una parte anche di contenuto che anche indirettamente, no? Nella quotidianità del percorso vengono trasmessi insomma agli apprendisti. E la valutazione invece scolastica, che poi diventa la valutazione formativa a fine anno, è tracciata da un percorso che lì insomma è un pochino più evidente. Ok, allora direi che ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa intervista. Se volete vi sintetizzo quello che mi porto io a casa dei vostri interventi e poi lascerei la parola a voi per un'ulteriore conclusione. E in realtà ci sono veramente tante cose che potremmo evidenziare, però io vorrei evidenziare prettamente questo. Si è parlato tanto della possibile integrazione tra prodotto e processo, però l'aspetto interessante è che di fatto uno è strettamente legato all'altro, quindi non si può arrivare ad una valutazione di prodotto efficace se non c'è un processo che la sostiene, e viceversa una valutazione di processo necessita in qualche modo di una fine o di tante fine anche intermedie per poter avere un qualche tipo di significato e di senso. Quindi insomma, in realtà alla fine, svelando l'arcano, molto probabilmente, come già abbiamo detto tante volte, si tratta sostanzialmente di un unico processo continuo che in alcuni momenti richiede una costante interazione un po' più di vicinanza, di prossimità per enfatizzare il processo, ma che poi ogni tanto deve comportare un esito, una fine che di fatto è anche prevista dal punto di vista formale. L'altro elemento riguarda le persone che stanno intorno, i soggetti che interagiscono per realizzare la valutazione stessa. Ognuno ha i suoi ruoli, ognuno ha i suoi compiti, ma ognuno anche si sostiene a vicenda. Questa è un'altra cosa che secondo me è molto importante anche da quello che ci ha detto la professoressa, e questo vale non solo nel supporto che la scuola può dare, l'istruzione formativa può dare all'azienda, ma immagino anche viceversa, tutto l'elemento conoscitivo di vicinanza, di prossimità, della quotidianità dello sviluppo del ragazzo o del giovane, che la scuola chiaramente non può vedere in maniera così approfondita in quel momento. E c'è anche un altro aspetto un po' più di tipo tecnico del saperla fare questa cosa, che sicuramente non si può improvvisare, ma deve essere inserita all'interno di un quadro più organico che in parte riguarda metodi, strumenti, approcci che possono essere utilizzati per realizzarlo. Questo diciamo è quello che io mi porto a casa delle vostre interazioni, e quindi vi chiederei insomma un ultimo commento sul tema prima di chiudere l'intervista, e io inizierei dalla professoressa, se lei è d'accordo.
quello che ecco, io mi sento di dire in chiusura è che insomma non si può prescindere dalla centralità dell'apprendista nel processo sia di formazione scolastica che di lavoro. E proprio per questo insomma occorre evidenziare la sua capacità di conduzione anche consapevole del proprio percorso sulla base di un grado anche crescente di autonomia e di responsabilità. E dall'altra anche l'imprenditore è chiamato alla formazione di queste nuove leve in contesto lavorativo, quindi dovrebbe orientare, grazie anche alla propria esperienza, all'accompagnamento, insomma alla valorizzazione delle potenzialità personali di ogni apprendista entro il contesto, ecco, di un'impresa. Io dico sempre che le aziende sono chiamate assieme all'istituzione scolastica proprio a formare, come dire, i futuri cittadini. Ecco, a me piace questo concetto che l'azienda sostiene e supporta un percorso che è scolastico, quindi insomma e la finalità è quella di come dire, lasciare al mondo del lavoro, ma comunque insomma a formare questi futuri cittadini, ecco, in un processo che è insomma sempre, come dire, allineato. Grazie professoressa. Maurizio? Sì, allora, secondo me noi abbiamo direttamente e indirettamente toccato un tema in questa conversazione molto importante, che è quello di definire l'anima e la natura di un duale, di un percorso duale, di una formazione che si svolge in parte in un istituto scolastico e in parte in azienda con queste specificità. Secondo me, diciamo, lo sforzo è quello di passare da un'idea di lavoro come mansione, quindi come competenza veramente esecutiva. Io faccio il mio e l'ho fatto sempre così, lo continuo a fare così, ad un'idea invece di competenza di azione, cioè io orchestro tutta una serie di conoscenze tecniche che ho, di conoscenze anche di carattere teorico che in questo caso l'azienda fornisce, perché se tu fai un'esperienza di apprendimento comunque alcune cose le impari, e una competenza di azione significa che io sulla base di tutti questi elementi, anche se qualcuno non mi ha fatto vedere come, so rispondere a situazioni nuove, imprevedibili, che si presentano in un modo inedito, però grazie a tutte queste risorse che ho acquisito riesco a dare una risposta competente, cioè riesco a essere efficace nel mio ambiente, padrone. Magari diciamo non mi riuscirà il tutto al 100%, però ho dato una risposta, mi sento soddisfatto, ho soddisfatto un cliente, il gruppo di lavoro va bene, il datore di lavoro è contento di me, eccetera eccetera. Secondo me lo sforzo che fa il duale e che noi dovremmo fare all'interno di questa idea di formazione è proprio passare da un'idea esecutiva di apprendimento ad un'idea competente di apprendimento, e come tale, come diceva la professoressa, questo è un percorso, una volta che tu inizi in un istituto di formazione, continui in azienda, può durare lungo l'arco di tutta la vita. Bene, grazie anche a te Maurizio. Allora chiudiamo veramente ora e vi ringraziamo per aver seguito questo podcast dedicato alla valutazione dei processi di apprendimento nei percorsi duali. Per saperne di più sugli altri contenuti informativi del percorso potete visitare il sito web del progetto Future Skills for Trainers all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. Ancora grazie e alla prossima. Un saluto.